Ciao ragazzi da Marzala, benvenuti a questo nuovo video. Si tratta di un aggiornamento che stanno per dare gli sviluppatori su Diablo 4 e lo sto facendo proprio in tempo reale, dovrebbe iniziare a momenti, la musica si abbassa, vediamo se inizia proprio adesso. La musica ti frega sempre, non sta iniziando ancora. E beh, questo starting soon non vorrei che inizia allo scoccare del... Mi fanno buttare via giga dal disco così. Oh, eccolo, ok, vediamo questo trailer. Mi vorrei glissare in questo momento. Mi glisserò, mi farò piccolino. Sanctuary was never meant for humankind. It was forged as a refuge from the war between the high heavens and the burning hells. Instead, it became a new battleground in this eternal conflict. Sparirò per l'occasione. A secretive group called the Haradrim has kept mortals safe. But now this once powerful order is a husk of what it was. And Sanctuary's ancient creators have returned to claim the hearts of humankind. This is the story of their downfall. Credo che sia il video che hanno già fatto vedere comunque, quando hanno dato i dettagli di presentazione delle due date beta che ci saranno il prossimo marzo. Cioè, nel mese che inizia domani. Beh, top. Come al solito io ragazzi cercherò di fare una traduzione, non è che non sto qui a lasciare commenti particolari, insomma. Però sì, questo è il video che hanno fatto vedere l'ultima volta. Che è una cinematica con il motore di gioco in sostanza. Diciamo che questa scena vi dà già un'idea abbastanza chiara dell'impatto della violenza di Diablo 4, insomma, dell'impatto anche un po' splatter che ha. Hey guys, happy Tuesday. This is the second Diablo IV Developer livestream. My name is Adam Fletcher. I'm the community lead for the Diablo franchise, and I'm joined here by three wonderful guests. We have Mong Song, who is our lead system designer on Diablo IV. Art lead system designer. Art Peshkov, who is our lead world designer on Diablo IV.
And quello è il everyone lead knows designer, Joe Shelley, Peskov, game director, e Siri è Diablo il direttore che 4. We're all l'abbiamo here già to conosciuto. talk about a lot of stuff actually today about Diablo 4, but I did want to throw out this fun fact because amongst these three gentlemen right here, we have 52 and a half years of experience here at Blizzard. 52 anni e mezzo di esperienza which is tra queste tre absolutely crazy. And persone. I do want to ask, of course, for all of you guys, what Voglio is the first chiedervi Blizzard title each of qual è you il worked on? primo titolo di I'll start Blizzard with che avete giocato. I started working on Warcraft 3 Frozen Throne and making multiplayer maps. That's crazy. Ok, in realtà lui ha fatto delle mod per Warcraft 3 Frozen Throne. Warcraft 3, so yeah. Lui era in Joe, college mentre I giocava. started on World of Warcraft Burning Crusade. Burning Crusade. Ok, over lui ha here. iniziato con First Burning thing, Crusade World of I Warcraft worked on was the curator in Karazhan. Nice. e poi ha lavorato col creatore That di was in the last Karazhan. season of Shadowlands and Mythic Plus. They brought back, I know, Karazhan and so forth. So, and then Art. I started on World of Warcraft, the original. I was a QA analyst. I actually remember testing a bunch of Joe's balls. Ecco, è partito l'audio, ma lui era un QA analyst di So World that of just feels Warcraft. very recent compared to everything else, but yeah, we Da do have vanilla. a lot of stuff. We have obviously amazing guests here today, and we have a lot of stuff to actually talk about. And so, I mean, what you guys actually did just see during the countdown right before the stream was our intro cinematic for Diablo 4. That was actually revealed during the IGN Fan Fest. Esatto, infatti l'avevano già fatta vedere la cinematica. Earlier this month. What's cool is that it was completely done in engine. È fatta nel And motore di so, gioco, il motore di gioco, e like, quindi a seconda di you come as fate a il personaggio, player can now essentially have, nel personaggio ci your sarà il character that you vostro create personaggio in Diablo creato, quindi quello che avete visto 4, adesso appear in all era the uno in-game creato cinematics, which is really cool, and something per la quite unique presentazione, with the ma la game. cosa figa That's è right, proprio yeah. questa, che il motore di gioco So, you know, fa inserire put nel so much filmato il more vostro work personaggio. into making the story immersive and E però c'hanno qualche problema audio che andrebbe un attimello, non so se ce l'hanno loro, ce l'ha YouTube o ce l'ho io, sai che roba, però si sente più una minchia. Sarebbe interessante capire se dai commenti si dice non si sente più una minchia, non c'è una, no, e mi sa che qui se non si sente niente mi tocca rifarlo. you know, Ok, we asked our mo engineers torno. to make sure that we could Cosa avrà show detto? our in-engine IGCs Ok, sta with parlando ancora del really filmato high, fatto col motore really di high gioco. quality, and also Guardate, showing dietro off the troneggia la character that you statua di customize. Inarius. So Yeah. important to be able to personalize your character. And that's the really cool part about Diablo 4. This is kind of like the first Diablo game where you can really go into heavy customization. I mean, Diablo Immortal also had that as well, but Diablo 4 is like on a Diablo really 4 crazy level as well. So c'ha it's una gonna be really cool grandissima, to see, c'ha un everyone's grandissimo livello di characters personalizzazione del and different personaggio. cinematics and so forth as you're kind of playing through the game. On YouTube, there's no audio. So live stream, we are figuring out YouTube È audio issues if bellissimo people are perché watching on YouTube right adesso now. qualcuno gli ha detto su If YouTube not, non c'è audio. we're good. Okay, we're good. Live Ok. streams, guys. Now you know it's Ha detto, pretty ha detto il early. corrispondente del We're like, bello della we figure out diretta. technical issues. But we do have a pretty much a packed show to actually kind of go through today. We're going to be giving extra information about the beta. Daremo and delle what players are informazioni sulla actually gonna be beta experiencing. e quello There's a lot che of i information we giocatori haven't talked about regarding beta that we will potranno be fare in talking beta. about today. Quello che Mong is abbiamo già actually going to go detto. over some armor systems in Diablo 4. We have a lot of people that have been asking Lui about ci presenterà qualcosa a proposito del sistema dell'armatura. within Diablo 4, and armor is incredibly important, and so Perché l'armatura è we've molto got a lot importante of appunto in numbers and Diablo graphs to 4. talk about today Un, regarding that. un sacco di numeri, ok, parleranno di numeri. Sarà un bel Art is going to casino talk about tradurlo. essentially a new feature for Diablo, which is the Una nuova stronghold system caratteristica. within Diablo 4. So a lot to talk about. One quick thing that we did want to call out really quickly, which is the Inarius statue, which is behind me. as I'm, like, trying to, like, Figurate se non parlavano della storia di Inarius. myself in my hands here. But the Inarius statue, this was announced earlier this month. And we ended up actually putting this up on the Gear Store. And what's cool about this statue messa is nel that Gear Store. it is actually shipping right now. E la cosa So bella è che se lo if you- ordinate unlike arriva the little subito, statue, which perché I non è know che devi took 15 aspettare months to 5-6 actually ship mesi, when it was eccetera, announced, ma è this già one is shipping disponibile. immediately. So it's really cool looking. Thing is massive. Pairs really well with Lilith. You can have mom and dad there. It's great. You know,
I've seen pictures on Reddit of people putting it like side by side, and like some people already have the Inari statue and they have it like side by side on their TVs in their living room, so it's actually really cool to see. Yeah. But yeah, there should be Gente a che QR già su code, I Reddit think, ha up on the messo screen now, so if you, le do foto actually della scan the statua che QR l'hanno code, già it does ricevuta take dopo, you to your dopo store averla and, acquistata. the page to check it out. But beta is a big topic. Beta's Beta's why we're coming here. up, so Tra we do l'altro, want to actually sono talk a lot sparito io, about beta itself. Eccomi qua. As you guys know, we did Metto sul already announce the ginocchio su. beta dates earlier this month. Già annunciate le date. So for beta itself, it's actually going to be, we'll have an early access weekend, and then we'll have an open beta weekend. early So access, early access weekend. is going to be on March 17th. Dal 17 We'll start marzo. on March 17th. Comincerà il And 17. we actually have times of when it's going to actually start that Abbiamo weekend. anche So we are l'orario planning on opening up servers at 9 a.m. Pacific alle on March 9 17th for early AM, access. quindi And it'll actually go 9 through alle March 7, 20th until 6-7 di sera Pacific qui. time. So it kind of in gives Italia. you a little bit Dove sto io, of non indietro, insomma. a 7 di more sera of an penso in Italia. opportunity beyond just the weekend, because obviously time zones exist. Time zones. We know people work on Saturdays. Exactly. Yeah. So it gives you at least a little bit more flexibility, being able to try it out all throughout Friday and Saturday, and even into Monday, depending on where you actually live. E quindi diciamo the other fino a really lunedì cool sera part dovrebbe essere about, disponibile. The first weekend of beta is that there will be 3 classes available for players. Tre to actually, classi check disponibili out. per il And primo that is the weekend. Barbarian, Barbaro, the Rogue, and il Rogue the Sorcerer. e il Mago. So players can actually jump into Anzi, lo beta stregone. itself during that first weekend and try it out. Remember, early access beta is only available to those that actually pre-order. So Sì, if ovviamente you haven't è pre-ordered disponibile and la wanna jump in beta earlier, dell'early you access most solo se definitely avete And then for fatto il open beta pre-order. on March 24th through 26th, Dal those will start at 24 the al same 27 times marzo as well. invece, That's in at cui c'è 9 anche il a.m. mio Pacific, compleanno. and on the 24th, and then end on the 26th or on the 27th, shall I say, at noon. So it does go a little bit longer again. Anche Time questa zones. So gives a little dovrebbe bit finire more il of a time for people to jump 27 in. intorno a mezzogiorno, And, anche qui dipende dalle the special thing zone, about that second weekend dalle zone is, del globo. Well, you'll get access to 2 additional classes. Invece nella So seconda, you in can play quella all 5 del, classes. in tutte which le is 5 important to us 5 because, classi the nel secondo the weekend. second weekend in particular, we want to get as many people as Vogliono possible ovviamente onto che the lo server, provi so we wanna la stress maggior test parte the delle game, persone possibili. to make sure that all of our server E infrastructure quindi ci is in good saranno shape for anche il launch. druido And e il we want to get negromante. feedback on balance. So we want to have all the classes Vogliono il available so feedback everyone can su check out the balance, quanto è and we can make bilanciato il changes gioco, ahead of anche launch per if there are fare problems. cambiamenti prima del So lancio. again, during the early access beta, you'll be able to play Barbarian, Rogue, and Sorcerer, and then Okay. during open beta, you can play Barbaro, Barbarian, Rogue Rogue, and Sorcerer, but you e can also play the Stregone, Necromancer and the Druid. ma nel secondo So, anche druido e it's a good negromante. opportunity to kind of jump in, and as Joe mentioned, stress test the servers. Speaking of stress testing the servers, and so we can get feedback and so forth before launch, there is another feature within beta that we're really excited to share about, which is world bosses. Ok, We do c'è il have a world boss in that beta. will be active during beta. Ci sarà un world boss and, attivo durante la there will beta. be 4 different spawns on Quattro each differen- Saturday of beta. Ok, for 4 players to kind of differenti jump into spawn. and check out. And it's Shava, who is people probably remember Shava. Okay, Shava is Shava, the okay. first world boss, I believe. Questo We è il ended up world revealing boss. back in BlizzCon 2019. and Era, so forth. era stato Wow, già three mostrato world nel bosses. BlizzCon. Yeah, so players will be able to jump in. There's going to be 4 different times, like I mentioned, because again, we want to make sure that players from all around the world can actually jump in during beta during these moments, and it gives an opportunity for people to kind of. Ci saranno experience, diversi like, a whole momenti in new cui thing spawna with per people. poterlo fare. Yeah, the shop Far is fare so la maggior cool. parte di persone possibili. One of the really cool things about the world bosses is you can just show up there. There'll be other people for you to. C'è la cosa to, abbastanza work bella together to dei defeat the world boss boss. è che And ci these saranno are- altre these are persone, tu puoi huge semplicemente bosses andare that lì, the camera actually presentarti pulls out, so you e can get a better view of the picchiarlo. battlefield. You can see other people fighting the world boss at the same time. They have huge attacks that La camera si affect a allontana very in modo large che area si of possa the- vedere più of the possibile world. del combattimento anche And it's quando all combattono seamless. You just show up gli there altri and know giocatori. people. You don't have to have a group or Cioè non è che devi essere per forza in you know, gruppo, puoi organize semplicemente anything. andare lì e You just picchiare. show up, fight a giant boss. It's super cool. Yeah, and so world bosses up to 12 players can That's right. actually Fino a 12 giocatori. go against a world boss within Diablo 4, and I know it's recommended usually to be
the 25 is the max level within beta itself. 25 è il livello massimo so all'interno della 25. beta. There we go. You're going to want to be close to that level. Quindi diciamo che per because, affrontarlo è if you're meglio che fighting voi a siate higher vicini al level livello boss 25. or higher level monster, you're going to be less effective. And we're actually going to talk about that in a little bit when we talk about armor. Perfect. That's a perfect opportunity Ne for us to talk a parleremo little bit more about tra armor breve and so quando forth parliamo there. di armatura. But yeah, the 4 different times and all the details and so forth and times that we just mentioned will actually be available on the beta blog that we do actually have up. Tutti questi dettagli di cui parlano Diablo4.com. saranno disponibili nel blog if della you beta. read that blog when we made the announcement about beta earlier this month, that blog will actually be updated after this stream with all those Lo details. aggiorneranno So dopo make questo sure to check out streaming and con reference tutti i that blog, dettagli che verranno for all detti. the details and times and so forth that we kind of mentioned here. That's right. And if you're trying to get early access, you can pre-order the game like right up until or even during the early access period, and you'll get access to it. Ah, quindi praticamente ti dicono che puoi addirittura preordinare durante l'early access e in teoria dovreste poter, speriamo, entrare in beta subito nell'early access. Min specs and recommended specs. And I do want to note, if you're playing on console, on PlayStation 4, PlayStation 5, or Xbox One or se Xbox giocate Series su console, console, that is also available. And ovviamente for ci beta, sarà so anche players will be able to actually jump in, during beta per le versioni on those console. consoles. But for PC, we actually do have those min specs and those recommended specs that we can showcase here. Ma per PC ci sono le spec. I think a huge shout out to our engineers here because in Blizzard fashion, they've done a fantastic job at optimizing Diablo 4 to ensure that GTX as many players as 970 possible can actually enjoy this on PC. Minchia! Yeah, and we're continuing to optimize right now. As you said, like every Blizzard game, we want to make sure as many people as possible can play it. Yeah, and I know we've gotten, vabbè, comunque sì, anche per le specifiche specifiche minime, 30 fps. Ma dai! Ray tracing will be coming after launch. Yeah, so we'll have ray tracing available after Sì, poi ci launch sarà for ray Diablo tracing 4 disponibile specifically on that anche. side. We'll have Ma these non min sono specs alte and per these niente. recommended Questo specs devo also dire available on the che. beta Beh, io sono blog contento after ovviamente the perché broadcast girerà here, su un but, sacco di a lot of sistemi. people will be able to jump in with their PCs or on consoles and actually play Diablo 4. Ma allora diciamo che con quelle specifiche lì probabilmente anche su PS4 oggi recentemente. There will be a preload available for the beta for Diablo 4. Ci sarà un prescaricamento about a week or so before the actual beta. una settimana prima di meno male, perché chi ha la connessione più lenta potrà scaricarlo una settimana prima. Just checking out the blog, we'll make sure to let people know when preload. Quindi circa una settimana prima, quindi diciamo 19, intorno al 12-13 marzo dovrebbe essere disponibile lo scaricamento. About consoles is that you will be able to play couch co-op on consoles. Ah, vedi, su console potrete giocare anche couch co-op. Or on Xbox. You can have Sì, io lo scarico per another person PS4 join per you, vederlo. and play on and do couch co-op, which is really cool for Diablo 4 and for that Diablo experience itself. And one thing to note is that you just need access to the beta, and the second person will just both people need access to a Battle.net account of some sort to be able to experience couch. Quindi praticamente per il couch co-op. Per giocare il couch co-op avete bisogno di 2 account, cioè un account Battle.net a testa. If you want to go through the beginning again or something with like a whole new character or whatnot, you most definitely can. It's a lot of. I don't know how anyone could really have to. Maybe you're indecisive. You can create 10 different characters, but there's so much content in the beta. Cioè veramente è una beta grossa. Su questo ve lo posso confermare anch'io che ho giocato la beta, l'alfa, insomma, quella completa con tutto il gioco. Tutto il gioco, tra virgolette, perché tutto non era assolutamente, ma vi dico che la parte che mettono disponibile per beta è. Ok, qui sta dicendo che il progresso che fate tra l'early access e la beta aperta prosegue, cioè quindi praticamente se siete arrivati per esempio in una classe fino a livello 18 e volete finirlo fino al 25 nel prossimo fine settimana, lo potete fare. È una delle 5 zone ed è immensa. Sul fatto che le zone siano grandi ve lo posso garantire, sono grandi.
to the shipping game. Ma ovviamente il progresso che fate non ci sarà per la versione finale del gioco quando lancia, quindi faranno un wipe di tutto. Quindi progresso che prosegue tra early access e beta aperta, ma poi lo cancellano. Quello che voglio annunciare adesso è che ci sono delle ricompense per aver giocato la beta, 3 differenti. 2 sono titoli ok, quindi praticamente potete guadagnare dei titoli che ve li porterete dietro fino al rilascio del gioco e poi which is questo non l'ho sentito. when you reach Kiyobushad within the game, and I'm sure people are like, "What's Kiyobushad?" Kiyobushad è una città, lo dico io. Fracture Peaks, which is the area, the snowy, mountainous area of Sanctuary that the una city hub, è una città molto grande. It's a big city. There's lots of stuff to do. Esatto, It's not c'è una that città far molto into the grande, game. You'll play through è the abbastanza prologue, all'inizio. get accustomed to all of the mechanics and everything, start to get introduced to some of the characters, and then you'll arrive at Kiyobushad. So it should be Kiyobushad. fairly straightforward to get this one. Yeah, so people will be able to earn the initial casualty title. Quindi within prima Diablo c'è un 4, primo by titolo doing solo that, andando a and then another, Kiyobushad title that they'll e earn un once they altro hit level 20 on at least quando just fai one character itself livello 20 almeno is con un an personaggio. Early Voyager title. So, Early just Voyager get up to title. level 20 within the beta, Vabbè, and you'll basta actually arrivare end a up livello earning that 20. title. And then last but not E least, poi attenzione we all'ultimo. actually have a really I'm very excited about this one. Un'ultima ricompensa è una ricompensa cosmetica. Questa l'ho vista, devo dire la verità, quindi è bellissimo. Ok, è una beta wolf pack. È una roba meravigliosa. È un lupo piccolino che dorme dietro il vostro zainetto. Quindi è anche animato e si muove. Qui non si sono regolari, ve lo dico. I'm super stoked about it. So, It's super cute. We're showing it on the Barbarian here, of course. E qui lo stanno mostrando but, nel Barbaro, ma ovviamente va dietro a wearable by tutti. any class, so you get to level 20, which takes some time. It's going to take some effort, but you can get this little pup. We'll follow you on your travels. It's awesome. So yeah, this will carry over to the final game. E questo ve lo portate dietro fino al gioco finale, fino al rilascio. Quindi 2 titoli e un cosmetic backpack per fare la beta e livellare fino a livello 20. There's a ton of that. I know we just gave out a ton of information about beta. Già un sacco di informazioni sono state date, ovviamente. Again, this will all be on our beta. Ricordatevi come di solito che sta sul blog. Immediately after the stream, so make sure to check out all the details and the Grazie times, Adam. And all the requirements, for instance, to get I requisiti, raga, io ve lo dico adesso, qui sto esprimendo proprio è proprio una figata che i requisiti sono così bassi, è bellissimo. Ok, c'è un altro stream e anche un community play live. Praticamente gli daranno l'opportunità di giocare con loro, con gli sviluppatori, con i blu, le chiamate giustamente. Lots of information about beta. Glad we got to showcase and talk about it all here today. We're going to jump into the armor. Ok, adesso parliamo di questa armatura. Discussion here with Mong now. And I know that the community has been really asking, especially. Ok, qui la community l'ha domandato per un sacco di tempo, soprattutto per i fan. So we actually do want su to come jump funziona into questo a sistema. little bit of a deep dive into the armor systems within Diablo 4. So, Mong, take us through it. Yeah, sure. I'm happy to talk about the armor system. So in Diablo 4, armor is the major way for player to mitigate incoming damage. Quindi è il modo maggiore per mitigare il danno, specialmente quello fisico. The major way for people to acquire armor is through the 5 armor slots. Ok, per prenderla sono i 5 slot principali. Boots and gloves. Quindi ovviamente testa, chest, stivali, we made armor, eccetera. Chest armor and pants provide the most
armor value. Ok, While chest. boots and gloves provide the smallest amount of Ok, armor quindi value. stivali e guanti danno meno armatura degli restanti pezzi. The armor value on an item is depends on the item's power. And in Diablo Ok, we quindi use the item power value l'item to power represent sarà tipo item the level. power of the item. Yeah, And I don't think we've talked a lot about how item Non ne power abbiamo parlato per works. niente Can you dell'item power. describe, Puoi what it dirci che means for cos'è Diablo l'item 4? power? Yeah, so in Diablo 4, the item when they start dropping, it's based on the monsters. Ok, quindi l'item power dipende dai mob, da quanto alti sono i mob. In the later world tier, you'll see you'll get more and more powerful item, and we need something to evaluate that. Quindi ovviamente più vai avanti nel gioco e So più we sono use the alti item di power to livello represent that i power. nemici And you e can see that on the diciamo items più tooltip. And if prenderete you, you un can oggetto compare con the two item items. power If più one alto, item has a higher item power, that means item power. that item most likely going to be more powerful than the lower item Vabbè, power. questo ovviamente But è, not always, abbastanza right? scontato, always. ma non Specific sempre. affixes or Possono things that esserci are especially affissi, powerful for your build. Yeah, exactly. oppure ci possono essere oggetti che sono And, specifici back to per la the tua armor build. value. The armor value actually valore directly tied dell'armor. to this item power on those armor items. Ok, è It's actually direttamente scaling collegato linearly with the item al... power. The higher the item power, the more armor value that item. L'armatura è ovviamente più And that's alta so that a we seconda know dell'item that power. you Più have, alto l'item we power, have più some alta baseline l'armatura. for how much damage mitigation the player has. Exactly. Ok, Because- vediamo la because of mitigazione. this, when you loot higher power items, you Quando naturally depredi gain higher un bottino amount of armor. con l'item And power più therefore, alto, It's guaranteed you always have a certain amount of damage mitigation. ok, quindi è garantito che con un physical certo numero And so, di armatura avrai yeah, so un... armor works differently in Diablo 4 than it did in Diablo 3, right? Ok, In vediamo. particular for elemental resistance. Yeah, exactly. Ok, l'armatura Like in funziona Diablo diversamente da 4, Diablo 3, specialmente per quanto riguarda le resistenze elementali. It's kind of like a long story. Like because of the mechanic, we made sure the item, the player have a certain amount of damage mitigation. Ok, against volevamo physical fare in modo damage. che But then il we found giocatore out avesse some una certa monster, mitigazione dei they are danni. doing non-physical damage, and that causes trouble for the player. Ok, Like for example, there's quindi sta dicendo, there's a però ci dungeon sono boss alcuni mostri only ovviamente deal che shadow fanno, damage. alcuni danni And that di un caused certo some tipo, tipo alcuni serious boss che fanno balance solo problem danno for the ombra. counter team, because for people who has a reasonable amount of shadow resistance, Quindi that boss ok, is not quindi that hard. per But some personaggi people, che like avevano when they have zero poca shadow resistenza era resistance, difficile, insomma. Vabbè, in realtà è tutto il the contrario. boss Ma... is almost unbeatable. Like they will always get one shot for this boss. And players at low level, they might not have access to as much shadow resistance. They might not be as Exactly. familiar with the game. Exactly. So to solve this problem, what we did Ok, is per we risolvere made il some problema changes dei to the danni armor system. elementali abbiamo So fatto un the cambio armor, al sistema not armatura. only absorb, Quindi mitigate l'armatura non income mitiga physical solo damage. il danno We also fisico, make ma mitiga it anche, absorb certain assorbe, amount of anzi non non-physical mitiga, ma damage. assorbe So how una it certa works is percentuale di like danno this. non fisico. For whatever percentage the armor absorb physical damage, it also absorb half of that amount of non-physical damage. For example, your armor absorb 60% physical damage. Quindi se So per your esempio armor will assorbe il also 60% del danno 30% fisico, of all assorbe the anche il non-physical 30% di So tutto il fire danno damage, magico, shadow per esempio damage, so on. danno da fuoco, and because of this, eccetera. people now also gain some amount, not a big amount, but some amount of mitigation against non-physical damage. So that shadow boss is still challenging for people with zero shadow resistance. Quindi ovviamente è sempre challenging in a con lo much Shadow Boss perché non c'era more, per niente le resistenze, controllable way. ma almeno in questo modo And è as un players po' level up controllabile. and they get access to higher world tiers, those world tiers actually Ok, quindi have a più si, penalty to più, your elemental resistances, right? So ok, you're più, gonna più have si to livella e si va really make sure that you're nei keeping livelli up di on those difficoltà resistance. più Yeah, exactly. avanti a livello di When you get per to esempio quando higher sarà world che è tier, Inferno 1, Inferno 2, adesso non so come li chiameranno, non mi ricordo. we added more penalty for the player. Si aggiungeranno penalità a queste resistenze Uh, elementali. so Ma questa è una cosa che you un po' have, somiglia a Diablo 2, eh? we put some 20%
penalty from War Tier 2 to War Tier 3 for the resistance. So you gain 20% less resistance. And from War Tier 3 to War Tier 4, we put even higher penalty. It's 40%. So War Tier 4 will be a lot more challenging. Quindi va bene, più vai in alto, meno c'è resistenza elementare. As they're getting up into those higher levels, they're also getting access to more sources of elemental resistance. Right? Però ovviamente certo, più si va avanti e più si arriverà ad avere oggetti con elemental resistance. Non è che ci sarà solo l'armatura. Adesso parliamo dell'armatura, ma ci saranno anche ci saranno oggetti dove hanno resistenze elementali e quelli ovviamente si potranno utilizzare. Vabbè, praticamente è tipo Diablo 2. More and more ways for you to be able to acquire armor and resistance at the end game. Ci saranno diversi modi per prendere la charts to show like in more detail c'è how the mitigation c'è una chart. So Vediamo se we have talked about like all the basic of how armor works. I want to dive a little bit deeper into actually how armor affect players' gameplay experience from level to level. The first thing I want to talk about is at each level we have a expected ad ogni livello c'è armor value for player. C'è un certo valore. And based on that, we calculate what's the damage reduction player can get at each level, and we balance the monster damage above that. And from this chart, you can see at the beginning, based on the expected armor value, you can only get a little above 10% damage reduction. Ok, all'inizio è abbastanza basso, 10%, e poi comincia ad andare avanti. You can get like over 40% damage reduction from Quindi diciamo ci si aspetta che a livello 97 voi abbiate almeno il 40% di riduzione del danno dall'armatura. This light leather pants, it absorbs a very small amount of damage, but at a later level you get this tutto abbastanza proporzionato. That it absorbs a lot more. Because of this, like the damage reduction going up, a causa dell'aumentare di questa resistenza, cioè di questa riduzione del danno, make the monster deal more and more damage to mitigate this. Abbiamo dovuto fare ovviamente in modo che i mostri facciano più danno. How actually each unit armor absorb damage from level to level. Yeah, because I think we have another graph here. Goes through the armor. So you see, like contribution per armor, opposite to how much damage reduction we expect for player to get from level to level. It's from lower to higher, but actually the damage reduction. Questo sarà per ogni punto armatura, però. So per point of armor. Per point of armor, infatti sì, è per ogni punto armatura. Quindi diciamo che quando state a livello 20, ogni punto armatura vi dà lo 0,045%. And at the beginning, like you can see from this chart, like every 100 armor can absorb about 5% of damage reduction. But it goes down pretty fast early and slow down at the end. And at the end, you can see it like each 100 armor can only absorb 1% damage reduction. We make it work this way because we want to make sure that designer have room to add more armor bonus at endgame. Sì, diciamo che l'hanno voluto fare in questo modo perché gli oggetti endgame possono aggiungere altro tipo di armatura, anche resistenza elementale, senza nulla togliere a come senza diventare invincibili praticamente. Dai, riassumendo è questo. Il sistema mi fa molto pensare a Diablo 2. For player from war tier to war tier, that's actually for a very similar purpose. Because of this penalty, even though you have a pretty good resistance at the early game, you still need to look for more resistance at the late game. Because a causa di queste penalità che verranno introdotte col salire dei tire del mondo, insomma, dovrete acquisire sempre più oggetti. That's kind of like happen at the late game when the challenger starts. They need to find a lot of other way, like they can look for like for sorcerer class, diciamo che perde. Beh sì, questo è tradotto quella scala che c'era prima. Cioè 2000 di armor a livello 1 vi mitigano l'80%, ma a livello 97 vi mitigano pochissimo. Not only they build on the armor and resistance to mitigate the damage at the late game, because the challenge becomes so tough
the world become the monster is so harsh, they need to find multiple ways to be able to survive in this harsh world. So far, I have been talking about like all of this is one player fighting the equal level monster. Questo è quando i giocatori combattono con i mostri. What if you fight against a different level monster? If a monster higher than you or a monster lower than you. Ok, quindi che succede quando combatti un mob che ha che è di livello più alto di te o più basso? For that 2000 armor, when they fight against different level monster. Ah no, ok, no, questo non è la soluzione prima, questo è l'attacker level. Ah, ok. The less damage reduction this 2000 armor actually absorb. Beh, sicuramente. You can see like at a lower level, è comunque una sorta already, di, reach the traduzione del grafico di prima. We set for armor, which is 85%. But when you like for 2000 armor, usually the player can acquire this amount of armor around the level 30. Right. But if you see this level 30 character, when they fight a level 100 monster, the 2000 armor can actually only absorb 5% of the incoming damage, which is pretty minimum. Ha detto con un livello 30, se combattete un livello 100, l'assorbimento dell'armatura è ovviamente pochissimo. Not only the monster deal more damage, quindi i mostri fanno più danno, ma penetrano ancora di più la vostra armatura. E quindi più si livella e più c'è level up campaign, like while you're doing campaign, all you do the open world content, it's not a big issue because most of the monsters scale with you. But mentre fate la campagna non è un problema perché i mob scalano con voi. A lot of time you are forced to fight higher level monster. And in those cases, certe volte invece nel gioco, nel final game, sarete forzati a combattere mostri di livello più alto. Punishment to for the player. E quindi ok, quindi è più punitivo. You need to like find a way to mitigate. E quindi devi trovare il modo per mitigare questo danno proveniente da nemici di livello più alto del vostro. Offensive power, they try to finish the combat faster so that they can take less damage. Well, other people, they find all the alcuni proveranno a fare il combattimento più veloce facendo un danno per farlo durare meno, invece dallo skill tree del Paragon System potrebbero diventare più difensivi. Esatto, forse vuoi andare più difensivo e... We also added damage mitigation to monsters in Diablo 4, right? Yeah, exactly. That's what I want to talk about. È stata aggiunta anche la mitigazione danno ai mostri. Have a damage mitigation for monster. So monster used to not have armor. So however amount the damage player deals, that's however amount of damage the monster gonna take. Ok, quindi praticamente questo rapporto tra il danno e l'armatura avviene anche tra il player e but it also has a problem that whenever we want to increase the monster's defense power, the only way we can do it is through increasing the monster's hit point. Ok, quindi l'unico modo per farlo from level 31, a monster from level che hanno aumentato gli HP per poter compensare. We want to increase their defense power, the time to kill by 10%. That means level 32 monster are gonna have 10% more hit point of life. E qui vi sta facendo vedere, vi sta dicendo gli esempi. Monster. If you do this from level 1 to level 100, and at the end it ends up with a super big number, like a billions or even trillions. And for player to be able to kill this monster in a reasonable time, the player needs to deal like billions of damage. And in Diablo 4, we show this damage number as a floating combat text. We cannot hide it. And so because the number is so big, so long, it covers a big chunk of the screen. Yeah, it's hard to understand too. Like, sono stati tolti questi numeri visualmente. Really fast. You want to be able to quickly understand how much damage you're doing. Quindi sono stati tolti.
we try to cercano solve di this ridurre i problem. Also, numeri we perché get a lot vabbè, of feedback questo from community. They also, chiaramente questo they è also il don't feedback like che è it. stato dato da I know Diablo the 3 community's talked a lot che about like big i damage danni numbers and so sono, forth in, sono like veramente Diablo 3, for tantissimi instance. da Diablo 3, So, miliardi di Yeah, danni, numeri so enormi. therefore we decided to add this damage mitigation, or we call the Quindi, monster armor. praticamente è stato So fatto at questo. each level, Siccome, monster siccome actually absorb a certain sul 3, percentage of, 3 c'era, players si damage. compensava dando più It's pretty HP low ai at the early nemici, level, and it goes up at adesso invece hanno at a later dato level. armatura ai nemici. Then in our playtest, it creates a different problem because this damage reduction going up pretty fast. Player actually deal less damage when they level up. That's not what we want. I don't want to get weaker when I level up. Yeah, Esatto, exactly. quindi la cosa un po' So strana we è have to questa, take dice. the damage reduction number for the monster so that it always scales slower. Hanno dovuto compared vabbè, to ovviamente the bilanciare damage il increase. livello dell'armatura perché altrimenti dopo se damage livellava i increase mostri for diventavano player. più alti e più So forti e voi facevate meno it- danno. It's players' damage deal to the monster still increase from level to level, but now we have a pretty good way to control how fast it increases. And therefore we Ok, qui get adesso the hanno damage un number modo at a very migliore late game per, into a diciamo, pretty per reasonable relazionare il space. danno che fa il player al Nice. mob che cresce e ha armatura Well, I anche know lui. we talked a lot Vabbè, un about, po' adesso chiaramente non-resistance spiegarlo, here, tradurlo and così è things sempre un like po' the particolare, fact that, bisognerà like, vedere poi in pratica, monsters diciamo. themselves Ho capito ovviamente have il concetto armor, com'è, ma which is new for Diablo in itself. But I do want to spend some time to talk a little bit about strongholds because we have Art ok, here, qui who's our vogliono lead world parlare a designer. proposito di Stronghold. Art, I know, has Sono been focusing fighissimi. on strongholds and has a lot to talk about. Strongholds themselves is a brand new feature within Diablo 4. È una nuova, Yeah, nuova absolutely. caratteristica di Diablo. So conceptually, strongholds, they are places of importance to the world and the people of Sanctuary that have been overrun by evil. Ok, Pretty gli simple, Stronghold right? sono posti che sono stati this way this ends up working in conquistati practice is, as dal you're male. exploring and navigating the E huge mentre world of esplori Diablo hai la 4, possibilità di liberarli, Sanctuary, there are liberarli multiple praticamente. strongholds in each of our 5 zones for you to discover, and these are completely unique. So, Sono each unici. stronghold is a unique location. They have different stories. They have Gli Stronghold different, hanno una storia gameplay differente, objectives, hanno un bosses, obiettivo, even some hanno of dei the, boss, rewards are unique to each hanno specific stronghold. delle reward particolari e uniche per il tipo di Much like our Stronghold. campaign, these are private experiences. They're just for you or you and Queste your sono party. private experience, quindi quando le fate nella So once you've campagna completed, the stronghold, penso che then, this space esclude becomes il resto dei becomes, giocatori. something that we refer to as a public space where you then might encounter and interact with other players if you want. That's cool. So, like, what type of spaces can strongholds themselves end up kind of like changing to after you end up Ok, quando lo encountering them and maybe like conquering them or esatto, conquering quando them lo yourself? conquisti che cosa diventa questo That's spazio? like actually one of the things that I'm most excited to talk about the system is that when you conquer a stronghold, Quando lo there's a conquisti, lasting impact on the world and c'è we un actually unlock a impatto bunch of additional duraturo content sul for you to mondo. explore, and engage with after the fact. But I think I want to talk about that a little bit later. All right. I think we have footage as well for the stronghold. Ah, vediamo, facci fanno vedere qualcosa per lo Stronghold. Maybe you Ok. can explain like what players are kind of experiencing or like what they would experience when they're going through a You brought a stronghold. clip? Yeah, I did. I found it. Nice. I found a clip on the floor. Found a clip. The stronghold you're looking at here, this is called Hope's Light. Helps Live, Kind of questo? in the jagged shores of northern Scotland, there's this great lighthouse called Ok, Hope's Light, guardate and che its flame figata. has been extinguished. Quindi questo è uno Stronghold che è stato The conquistato. port town of Merwin nearby is particularly affected. It's the only port town in all of Scotland. They consider this a sacred place, and obviously the considerato un sailors posto and the sailors, sacro. they kind of Ok, rely qui on the praticamente vi sta lighthouse dando la storia di So questo your kind of Stronghold high-level un po'. objective is to just find Il the mare è path veramente through, figo. to the lighthouse and figure out what happened. E quindi dovete arrivare al faro per When you arrive there, capire you che cosa, notice the Drown have che risen. cosa è accaduto. The Drown are this brand new monster family in Diablo 4. They're these I Drowner series sono of una nuova famiglia di creatures mostri that per Diablo shamble up, 4. on the shores from the depths of the sea. They drag these, Arrivano bells and mysterious idols with them. Nobody dalla really propria knows, profondità del who they are, mare. what they want. Nessuno sa chi But one of the other sono, things that eccetera, we're super eccetera. excited to kind of do with Strongholds is to try and showcase these monster families, kind of give you a glimpse Sì, into, questo è quello che vogliono fare, è into cercare di what they're presentare un po' le 'cause I famiglie know, di questi like, mostri. Back during BlizzCon, we actually BlizzCon 2019 when we revealed Diablo 4, we actually did showcase the Drown for the first time. Sì, And then l'abbiamo since fatti then, we vedere nel actually- I know 2019 we had la a prima quarterly update volta. blog that talked a little bit about monster families, where we even talked about like familiars, for instance, and so forth that were up there. But like, yeah, this is
kind of like the first like updated look I think people are seeing of the Drowned here in a Li stronghold. potete vedere qui in uno Stronghold che ha droppato leggendario. Yeah. I never even knew what it was because I was playing with the UI off. So. But actually, that might be going back to kind of strongholds at Non lo the prende. system level. Perché non lo and, prende? Kind of like why you, the player, might care. So strongholds, they provide you with a lot of really awesome rewards. Obviously, Comunque you ci slay a saranno bunch of monsters, ricompense. you kill a boss, you're going to get a bunch of XP and loot. Prenderete un sacco di Beyond that, XP, strongholds loot. also reward you with a high amount of renown. Vi darà parecchio renown. Renown, il sistema della fama è quello che l'avevo detto l'altra volta, ve l'avevo spiegato. Ci sono diverse cose da fare nelle zone e con la fama tu lo sblocchi e ti dà punti skill, se non mi sbaglio. Come cariche della pozione, skill points, cariche addizionali della pozione, appunto. Gold, XP, loot, renown, beyond all this strictly character progression stuff. È veramente bella la zona, raga, proprio bella. And unlocks a bunch of additional content. Ci sono contenuti addizionali, come vedete fate l'interazione con l'ambiente. Una volta che avete ripulito tutto, e quindi la gente ritorna e diventa abitato e voi avete un nuovo punto dove andare con altre quest, con altre cose, questo ve lo dico io. Ma lo diranno anche loro. Waypoints, ci sarà il punto dove potete teletrasportarvi. Questo video sta diventando lunghissimo. In alcune location che liberate ci potrebbero essere dei dungeon che non sono liberi fino a che non liberate lo Stronghold. So, yeah, just like the last stream we had, we talked a little bit about Codex of Power. So, and obviously going through dungeons ends up unlocking or finding new codexes. So yeah, actually completing strongholds will unlock new dungeons that will let you get more codex or more powers within your codex itself. Sì, ok, quindi i codex, ho parlato l'altra volta, sono quello che si trova all'interno dei dungeon. The fact that it's a lasting impact on the world is pretty crazy. Comunque sì, lo Stronghold vi fa... Puoi vedere gli Stronghold sulla mappa. All'inizio è uno spazio non scoperto e poi ci dovete andare. Nice. And players themselves will see tons of these all throughout. E i giocatori ne vedranno veramente tanti all'interno del Sanctuary. Either maybe like do a little bit later or come back to and so forth from that side. Yeah, absolutely. Ho preso un pilone. Ci sono più Stronghold nelle regioni. Ok, alcuni avranno un livello minimo, quindi magari può darsi che sono troppo di livello alto, ci potete provare, ma può darsi che creperete probabilmente. Yeah, exactly. That's when you question it a little bit. Yeah. So, and that's another question we get a lot is like, is hardcore going to be in Diablo 4? And yes, it will be. So that's when you Ci sarà anche hardcore, sì. Ovviamente. Stronghold at a lower level. So, but yeah, with the and a lot again, this is just a brand new feature for Diablo 4 in itself. So it actually allows you to essentially just continue to add additional content to the game and change the world completely because sì, questo fa in modo che si possa continuare ad aggiungere al mondo roba, sbloccare città, liberare zone. Questo è completely game changing from that. Yeah, absolutely. And a lot of the new content that you unlock, it is also kind of like part of the renown system. So you complete a stronghold and you get side quests and dungeons. Sì, esatto, quello che vi dicevo prima io. Non appena lo conquistate potrete avere side quest, dungeon, eccetera, eccetera. Parte del renown system, del sistema fama. Esatto, metà del lavoro è liberare lo stronghold, l'altra metà è tutto quello che ci sta una volta che l'avete liberato. People will be able to play really soon, but the perks of working at Blizzard. You heard it here first. We play the game. We play the game. The perks of working at Blizzard. But yeah, it most definitely is a cool feature, and I've had strongholds completely change like the whole term. Tutto questo io devo fare la cena. Questo lo beccherete nel video pure. So really great to have. So
course, an art provided here, this footage here of a barbarian kind of going through. I know this barbarian has got like some legendary type of gear and like some unique skills and so forth. Questo barbaro dice, vabbè, c'ha... So trying to show off a little bit of a higher level barbarian for people because the barb's just a ton of fun to play. Yeah, super fun. Cool. Well, I know that we kind of went over a little bit about armor systems and the strongholds themselves. Vediamo di cosa vogliamo parlare A ancora. lot of the feedback from the last stream is like, people were hoping that we spend a little bit more time on Q&A, and we most definitely want to spend some time on Q&A. So we will kind of like jump into some questions. We're also going to take some Ok, il Q&A però non ve lo traduco, magari ci faccio un video separato quando esce il video poi. Intanto adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video, se lo farò, per il Q&A. Ciao ragazzi!